Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Leone, tendenze energetiche affettive per la prima parte di novembre 2023. Abbiamo l'imperatrice, amici del leone. Periodo di prosperità, di abbondanza, periodo di creazione. E proprio perché parla di creazione, di gestazione di nuovi progetti o anche di un bambino, fa riferimento anche alla maternità o alla madre. Sapete che queste sono letture che insomma possono essere sia per quello che riguarda le relazioni familiari che romantiche che di amicizia, ok? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche la mia mail, la vedete qui ed è anche nelle info del canale. Bene. Le letture dei singoli usciranno più avanti e le potrete integrare con questa lettura qui. Wow, partiamo da un bellissimo 6 di coppe, un 4 di bastoni, wow. Nove di coppe, giudizio, 2 di bastoni, fante di bastoni, e 3 di coppe. Ma che carte bellissime, amici del leone. Allora, qui partiamo da 6 di coppe. C'è un'amicizia in ballo, c'è già qualche relazione presente, magari anche una relazione di vecchia data. Se così non fosse, vi dirò che all'inizio di novembre potreste rivedere qualcuno che ha molto tempo che non vedete. Normalmente con 6 di coppe si parla di qualcuno con il o la quale non avete avuto relazioni intime, ok? È una carta di amore pulito, di amore genuino, di amore, diciamo infantile, ok? Perché è l'amore che si sviluppa durante l'adolescenza. Quindi può anche risalire una persona veramente di quando voi eravate adolescenti. Vediamo un 4 di bastoni. Il 4 di bastoni è una carta di stabilità, quindi vedo un'unione, vedo che si va verso il sogno compiuto. Sono bellissime carte. Poi abbiamo anche il giudizio, che è una carta di risveglio, è una carta di chiamata, è una carta di presa di consapevolezza, è una carta di rinascita. Wow, andiamo a vedere carta per carta di cosa si tratta. Partiamo dal 6 di coppe, cavaliere di denari e 10 di pentacoli. Allora, sicuramente è una persona concreta, quella con cui sarete in contatto a novembre. È prudente, ho come la sensazione che le carte qui vi vogliono dire di prendervela con calma, di non, sapete, ci sono quelle persone che si conoscono già da tantissimo tempo, sanno com'è il carattere dell'altra persona e quindi quando si tratta magari anche solo di fare un progetto o di incontrarsi, insomma, di conoscersi in modo un po' più intimo, partono dicendo patti chiari e amicizia lunga. Ecco, questa cosa non va fatta. Date tempo al tempo. Sapete, quando al primo appuntamento vi dicono già quali sono le regole del gioco. Non è il caso in questo momento. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 7 di pentacoli. 8 di bastoni. Devo dirvi ragazzi, qui si sta lavorando per qualche cosa di duraturo, si sta lavorando sulla comunicazione, su quello che si vuole, su quello che... Sì, sugli obiettivi e su che cosa c'è da fare per raggiungere questi obiettivi.
Vi dico, tra il giudizio e la comunicazione e questo 6 di coppe, ho proprio l'idea che qualcuno da lontano si farà risentire. Da lontano può essere sia una distanza fisica, ma in questo caso soprattutto una distanza temporale. Andiamo a vedere 9 di coppe. Due di spade e regina di pentacoli. Allora, devo dire che ho come l'idea che abbiate bisogno di sentire che tutto è a posto. In effetti è a posto, nel senso che la relazione che si sta creando è di tipo stabile, però è un 9 di coppe, come se non fosse un 10, ma anche in un certo senso una visione più completa probabilmente della concretezza della relazione. È come se qualcuno qui non desse il giusto valore a dei dettagli, ipotesi. Perché appunto avete questo 2 di spade, quindi c'è qualche cosa che non vedete, che vi fa venire dei dubbi, qualche cosa che non vi è chiaro. Andiamo a vedere il giudizio. Re di spade. Uh. Re di spade, amanti e papa. Allora, ho la sensazione qui, ragazzi, che potrebbe essere qualcuno che come progetto ha la convivenza, ma poi quando è ora di andare oltre, magari prendersi un impegno più ufficiale, visto che qui c'è il Papa, c'è un po', non dico di ripensamento, ma la testa vi parte. Quando è ora di dare un po' di più, è come se ci fosse qualche cosa, qualche tipo di paura che avete bisogno di vedere. È come se non riusciste a vedere quanto effettivamente bella è questo tipo di relazione. Può essere per qualcuno che sia una relazione clandestina, magari questa persona ehm, si sta separando da una relazione già esistente, da una famiglia già esistente, quindi non si possono ancora fare le cose proprio alla luce del sole. È interessante perché qui avete una carta di risveglio e la carta degli amanti. È come trovate il vostro amor proprio. Qui è l'essere riconosciuti o dal partner o da voi stessi, cioè voi che non date il giusto valore a voi stessi o è il partner. Anche se vi dirò, per la maggiore fino adesso le carte sono stupende, eh? Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Però è un qualche questione a livello mentale qui. Ruota della fortuna. E 2 di coppe. È come se qualcuno qui non volesse cambiare lo stato delle cose perché son troppo belle così e c'è la paura che cambiando si vada a incrinare qualche cosa. È come se non si volesse cambiare il ciclo karmico o non è ancora il momento. Però guardate, tanto terminate con un 3 di coppe. Qualcuno mi dice che farete una scelta e sarà anche da festeggiare. Andiamo a vedere il Fante intanto. Abbiamo un 4 di spade. Se per caso non siete in coppia, vi dirò che qui di personaggi ce ne sono diversi, quindi nei primi 15 giorni potreste incontrare una persona in particolare, ma poi ce ne sono anche un altro paio, diciamo, meno importanti. Allora, 4 di spade al contrario, appeso e 8 di coppe. È come se doveste fare una sorta di riflessione, di lavoro interno.
su quello che vi fa star male, su quello che vi fa star fermi, su quello che vi fa paura, su quello che dovete guarire, su quello che dovete accettare piuttosto che perdonare, sui lati che dovete limare un pochettino di voi. Vi dico, ci sarà del movimento. Ci sarà, per quello che c'è l'imperatrice fa riferimento a qualche cosa che cresce e io qui vedo proprio due fanciulli che con l'età crescono, col 4 di bastoni si compromettono e poi qui arriva il momento del matrimonio, ok? Ma è come se ci fosse qualche... Ma non so, non sono ancora mica tanto convinto. E anche se fosse un progetto, vedo questa sviluppo temporale, ecco. Però andiamo a vedere anche il 3 di coppe. Ovviamente se è una persona nuova che avete appena conosciuto, non si arriva al matrimonio in 15 giorni, ok? Cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Io vi ho detto qual è l'andamento energetico. Allora abbiamo un fante di coppe e un 7 di coppe. Scusate, un fante di spade. Tutte coppe. Fate chiarezza, ok? Cercate un punto d'unione comune. Però c'è da brindare, alla fine del periodo c'è questo 3 di coppe che mi fa ben sperare, cascano le illusioni, mi viene da dire anche cascano le paure, perché l'8 di coppe io lo sento parecchio collegato con la carta della luna. E l'8 di coppe è la carta di colui che ricerca dentro di sé qual è il vuoto che sente e come colmare quel vuoto. Qui io credo che faccia molto riferimento a un perdonare se stessi o perdonare l'altro, se per esempio è una storia che è ricominciata da poco tempo. Vi dico, avete il giudizio 6 di coppe, per molti ha a che vedere con il passato, ok? Va bene, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Carta numero 33, numero doppio, vi faccio notare che anche l'imperatrice è un 3, cercate numerologia, significato numero 3 o 33. Allora, questa qui è una carta che parla di aprire cicli, no? Come fosse la gestazione. Guardate, 3, 6, 9 e il periodo di una gravidanza è di 9 mesi. Non so se per voi abbia un senso o no, ma potrebbe esserci uno sviluppo nei prossimi 9 mesi di questo compromesso che si prenderà qui a novembre, perché ce l'avete diverse volte. Avete il Papa, che comunque è una sorta di contratto, diciamo, un po' più ufficiale. 4 di bastoni, il 2 di coppe, 2 volte 6, la carta degli amanti è 6 di coppe. Ehm, quindi apre, parla, avete anche la carta della ruota della fortuna. Parla di cerchi, di ruote, di cicli che si aprono. Parla anche di rituali e qui lo vedo con la carta del Papa, che è quella carta che fa riferimento alle cerimonie che ufficializzano, che portano alla luce. Qui avete anche il risveglio. Per qualcuno è una cerimonia di tipo, non c'entra niente il matrimonio o comunque il partner, ma potrebbe essere una cerimonia con un gruppo, perché poi qui c'è la festa del gruppo, un nuovo gruppo di tipo spirituale. Fatemi sapere nei commenti. Parla anche di semplicità e di lezioni di vita. Qui la lezione, ragazzi, ce l'avete con l'appeso, gli amanti e il Papa. Imparare ad amare in modo puro, mi verrebbe da dire, in modo incondizionato, imparare a perdonare, imparare ad accettare, imparare a dare giusto valore sia agli altri che a voi. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti, potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video.
Ciao ciao.